Impara l'essenziale sul mondo dei contratti futures in modo semplice e accessibile con questo video. Scopri come funzionano e come possono essere utilizzati. Questo video semplice e adatto ai principianti sarà l'occasione perfetta per iniziare la conoscenza dei contratti futures e acquisire le basi fondamentali per iniziare i primi passi nella tua attività di trading. Negli ultimi anni i cosiddetti strumenti derivati, di cui i contratti futures fanno parte, hanno acquisito sempre maggiore importanza nel mondo finanziario. Il volume e il numero di scambi sono aumentati in maniera esponenziale e i derivati vengono oggi trattati su tutte le principali piazze finanziarie mondiali. Un derivato può essere definito come uno strumento il cui valore derivi dal valore di un altro strumento o variabile finanziaria. I contratti futures sono una tipologia di strumenti finanziari derivati che prevedono l'acquisto o la vendita di un bene a un prezzo stabilito in anticipo, con la consegna e il pagamento che avverranno in una data futura specifica. I contratti futures sono standardizzati in termini di quantità, qualità e data di scadenza. Questo li rende atti ad essere scambiati su un exchange regolamentato. Le funzioni assolte dai contratti derivati sono principalmente due: la copertura e la speculazione. La funzione di copertura si attua nel momento in cui si ha già esposizione alle fluttuazioni di prezzo di un'attività finanziaria, pensiamo ad esempio al tasso di cambio tra due valute. Altro esempio, un produttore di materie prime potrebbe utilizzare i contratti futures per proteggere il prezzo del proprio prodotto da eventuali fluttuazioni future. In altre parole, si ha un rischio e ci si vuole proteggere in tutto o in parte. La speculazione invece può essere attuata utilizzando i derivati quando non si ha nessun rischio da proteggere, ma si vuole scommettere sulla variazione di prezzo futuro di un bene o di un'attività finanziaria. Un investitore potrebbe utilizzare i contratti futures per speculare sul futuro andamento del prezzo della materia prima. Ad esempio, il contratto forward e il contratto futures sono utilizzati se si pensa che il prezzo di un bene aumenterà in futuro. Attraverso questi contratti possiamo comprare al prezzo odierno ma effettuare il pagamento e ricevere consegna della merce in futuro. Oppure possiamo cedere il nostro contratto prima della scadenza ad un prezzo più alto rispetto al costo. Se il prezzo in futuro sarà effettivamente più alto, avremo realizzato un guadagno. I partecipanti al contratto futures dovranno depositare una somma di denaro come margine. Questo deposito di margine viene continuamente adeguato per riflettere le fluttuazioni del prezzo del bene sottostante. Non dobbiamo confondere i contratti futures con i contratti forward. Sono entrambi strumenti utilizzati per la gestione del rischio nei mercati finanziari, tuttavia è importante tenere presenti alcune differenze fondamentali tra i due. Regolamentazione. I contratti futures sono regolamentati e scambiati su un exchange, mentre i contratti forward sono contratti privati tra due parti. Standardizzazione. I contratti futures sono standardizzati in termini di quantità, qualità e data di scadenza, mentre i contratti forward possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche delle parti coinvolte. Margine. I contratti futures richiedono un deposito di margine per mantenere l'equità del contratto, mentre i contratti forward non richiedono un deposito di margine. Liquidità. I contratti futures sono più liquidi rispetto ai contratti forward poiché vengono scambiati su un exchange regolamentato con molti partecipanti al mercato. In sintesi, i contratti futures sono più regolamentati, standardizzati e liquidi rispetto ai contratti forward, che invece sono più flessibili e personalizzabili. Grazie per aver guardato questa prima parte del nostro video sul mondo dei contratti futures. Spero che abbia fornito una comprensione chiara e concisa dei concetti fondamentali. Non fermarti qui, continua il tuo viaggio di apprendimento con la prossima parte dove esploreremo ulteriormente questo interessante argomento. Rimani connesso e continua a imparare con noi.